Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon pomeriggio a tutti e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Conferenza stampa di Mazzarri pre-Napoli-Genoa e abbiamo anche saputo che non ci sarà la conferenza pre-Cagliari perché poi ci sono tante conferenze da fare e quindi alcune verranno saltate, ma teniamoci alla conferenza stampa di oggi. Ci sono delle cose da analizzare, ci sono anche degli indizi, diciamo, tra gerarchie e probabili formazioni che andremo ad analizzare e supporre, ecco, per quanto abbiamo sentito dalle parole di Mazzarri. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e per chi è nuovo iscrivetevi al canale attivando la campanella così restate aggiornati cronologicamente al flow dei video sul nostro Napoli e non solo. Partiamo. La prima domanda della conferenza è su Osimhen. Mazzarri spegne subito la domanda perché dice Osimhen lo vedrò dopo, perché dopo la conferenza, mentre io sto registrando, si starà allenando il Napoli per la seduta pomeridiana, quindi ci sarà questo colloquio oggi per vedere se si porterà in panchina o parte titolare, addirittura non lo sappiamo, quindi è tutta un'incognita su Victor Osimhen. Che Napoli vedremo visto che la rosa adesso è al completo. Mazzarri dice il mio Napoli al momento può interpretare diversi ruoli 3-4-3, 3-5-2, diversi moduli, scusate, non ruoli 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Allora, io non sono d'accordo al 100% e vi spiego perché, per il semplice fatto che quando si dice che una squadra può interpretare diversi moduli, lo si può affermare, secondo me, è una mia personale opinione, al 100% quando nelle due fasi di gioco, cambiando il modulo, cambia poco la sostanza. Non che con un modulo tu ti difenda e con l'altro sei più offensivo. Ecco perché non sono un tantino d'accordo, ma è anche una sorta di confusione che secondo me si sta creando in casa Napoli e nella testa dei calciatori, ma vedremo poi chi avrà ragione da questo punto di vista. Non sono d'accordo quando Mazzarri dice nelle partite contro le grandi, pur soffrendo, qualcosa abbiamo portato a casa. Il Genoa è una squadra eh, tecnicamente attrezzata, c'è Malinowski, ci sono addirittura due punte in grande forma. Allora io non credo che Mazzarri voleva alludere alla superiorità a Genova, è una cosa normalissima, però secondo me nel periodo che stiamo vivendo è molto meglio pronunciarsi sulla squadra avversaria in base alle caratteristiche tecniche e alla maggiore qualità che hai tu, piuttosto che analizzare la squadra che vai ad affrontare e diciamo declamandola come una squadra fortissima e andremo in difficoltà domani, eccetera, eccetera. Per un fatto di, diciamo, consapevolezza personale nei vari calciatori che scendono in campo, che è una cosa che vengono caricati nel farli sentire molto più forti dell'avversario, ma senza presunzione, un'altra è gestirsi in base all'avversario che viene conclamato comunque come un avversario pericoloso. Che il Genoa sia pericoloso domani, sono d'accordissimo, perché è una squadra in condizione, è una squadra in forma, è una squadra che corre, è una squadra che sa perfettamente cosa fare in campo con automatismi rodati, al di là di moduli di gioco, interpretazioni dello stesso e cambi modulo nel caso ce ne siano, però dobbiamo più puntare, secondo me, alle nostre di caratteristiche, alle nostre di qualità, alla nostra di rosa competitivissima. E ripeto, competitivissima. Passiamo ai calciatori e chiudiamo perché ci sono state domande dirette a determinati calciatori e ne vale la pena analizzarli. Traoré, come sta? Mazzarri dice Traoré potrebbe avere tra 45, 50, 60 minuti, non lo sa nemmeno lui quanti sono, ovviamente bisogna vederlo in campo. Non lo so se domani lo schiererò da titolare o a partita in corso, comunque domani dovremo vedere
l'esordio di Traoré, no, o non nell'11 titolare molto probabilmente, ma a partita in corso vedremo appunto il suo esordio. Meret e Nathan. Mazzarri dice per Meret mi confronterò con il preparatore dei portieri, perché ovviamente è lui che li vede da vicino, è lui che li vede tutti i giorni. Meret è una settimana che si allena diciamo senza problemi. Vedremo poi se lo schiererò domani o nella partita di Champions contro il Barcellona. Nathan dice ha avuto un infortunio, è stato 2 mesi lontano, si sta allenando bene, è pronto a rientrare, ma non credo che lo vedremo domani per come ha parlato Mazzarri, quindi dovrebbe essere una linea a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard e Olivero Mario Rui. Non lo sapremo, vedremo domani poi come si concluderà, diciamo, la linea difensiva del Napoli, comporrà, scusate. Il centrocampo, nel centrocampo Anghissà, Lobotka e forse, perché Mazzarri ha detto che Traoré potrebbe giocare anche dove giocava Zielinski. Io non tanto ce lo vedo per la fase di interdizione e per la fase di collante tra centrocampo e attacco, però è Mazzarri che li allena, è Mazzarri che li vede a Castelvolturno, è Mazzarri che li starà provando per affermare determinate situazioni. Quindi vedremo se poi Traoré si trovi a suo agio in quella posizione, perché per me resta più o un trequartista sotto punta o un esterno d'attacco dove milita Quara, ma vedremo poi dove verrà schierato. Per quanto riguarda Lindstrom, Mazzarri continua a ripetere deve entrare in sistemi tattici, il calcio italiano, e poi se ne esce con un'affermazione che non mi trova assolutamente d'accordo, che dice voi avete visto il parco attaccanti che abbiamo, devo togliere per forza qualcuno per farlo giocare, perché Lindstrom dovrebbe essere il sostituto naturale di Quara per caratteristiche e ruolo ovviamente da ricoprire. Caro Mazzarri, allora io faccio una piccola considerazione e poi chiudiamo e non mi dilungo più, perché poi c'è la domanda su Zielinski che ancora devo vedere se mentalmente sta bene, ancora non l'abbiamo accantonato, ma non per il male di Zielinski, per le incognite che si vanno ad aggiungere, ecco, negli eventuali schieramenti. Detto questo, Lindstrom per Mazzarri è il sostituto di Quara, dovrei togliere qualcuno, poi ditemi voi chi togliere dal campo, perché abbiamo un parco attaccanti molto forte, eccetera, eccetera. Allora io faccio l'ultima cosa e chiudo. 4-3-3. È un 4-3-3 domani, perfetto. Linea di difesa che abbiamo detto, Anghissà, Lobotka, Lindstrom, Quara, Simeone, Politano, Quara, Osimhen, Gonci, metteteci chi volete, senza, e dico senza effettuare una sostituzione per cambiare inerzia alla partita e disposizione in campo a livello di modulo, c'hai già un 4-2-3-1 schierabile. Arretri Anghissà, Lindstrom sotto punta, Quara, Lindstrom, Politano e la punta davanti, che poi può essere Quara, Lindstrom, Goncio, Simen, Goncio, Simeone, Politano, Simen. Fa poca differenza, sfrutti caratteristiche diverse di calciatori e vedi chi sta meglio, ma schierando Lindstrom dal primo minuto domani al posto di Zielinski hai due moduli, perché ha parlato Mazzarri che sappiamo fare tanti moduli, va bene, e allora tu senza dover spendere un cambio hai due moduli in saccoccia, mettendo Lindstrom al posto di Zielinski, cosa che potresti avere anche schierando Traoré al posto di Zielinski, come ha detto Mazzarri, però io vedo più papabile un Lindstrom che possa fare da raccordo tra centrocampo e attacco, così come faceva Zielinski, che Traoré, che per caratteristiche mi sembra più verso la porta avversaria, più uno contro uno, più strappo, è più basso fisicamente, forse a livello di interdizione pecca un tantino. Non è che Lindstrom sia Gattuso, per amor di Dio, però forse potrebbe peccare un tantino nel recupero palla e nella fase di collante Traoré, a differenza di Lindstrom, che
nasce centro-sinistra sulla tre quarti, quindi sono zone di campo che ha già cavalcato, dove ha già fatto molto ma molto bene sia al Brondby e sia durante la carriera che ha avuto. È vero, all'Eintracht ha giocato diverse partite come esterno d'attacco al posto di Lozano, è stato preso al posto di Lozano, ma il problema su quella corsia nasce nel momento in cui c'è poco raccordo tra mediana e attacco, dove si trova solamente l'esterno d'attacco. Lindstrom non è uno che predilige arrivare in fondo e mettere la palla al centro, perché non ha nel cross la sua arma migliore, e quando rientra sul piede sinistro, in questo caso quando gioca a destra che non è il suo, potrebbe fare qualche brutta figura. Quindi ecco che perché nasce centro-sinistra e predilige a centrarsi con la porta di fronte, e poi è uno che ha visione di gioco, può spostarsi sulla sinistra dove milita Quara rientrando, però ovviamente in questo caso sul piede è buono, potrebbe partire o tira a giro come si suol dire, o la giocata, però sfruttando appunto il piede con maggiore tecnica, mettiamola così. Speriamo che domani sia una giornata felice per noi, e servono i 3 punti. Servono i 3 punti, ma al di là che tu ti voglia mettere con 6 difensori, 46 centrocampisti, 36 portieri, 4 punti, eccetera, eccetera, eccetera. Genoa, Cagliari e Sassuolo, se non fai 9 punti è un fallimento, l'ennesimo di questa stagione per quanto mi riguarda. Poi voi mi conoscete e lo sapete che sono uno che riflette, le partite vanno giocate e lo so benissimo, però se, caro Mazzarri, hai affermato che mancano 45 punti su 15 partite e su 45 punti i 7 che ci dividono dal quarto posto sono recuperabili, allora si devono fare tutte e 45, perché io vedo a livello matematico, se li fai tutti e 45 potresti avere la possibilità di recuperarli, non è nemmeno detto che li recuperi, ma già se ne perdi 5 già è matematicamente secondo me un tantino improbabile che recuperiamo e arriviamo a questo quarto posto, ovviamente sempre in base alle partite dell'Atalanta, del Bologna e chi sarà quarto e chi che sia sopra al Napoli. Mazzarri dice una cosa elementare: noi le vinciamo e loro le devono perdere, è una cosa normalissima, però se vuoi curarti, diciamo, solamente dell'andazzo del Napoli senza vedere poi cosa fanno gli altri e tirare le somme alla fine, li dovresti fare tutti, cosa che reputo abbastanza complicata, non impossibile, perché nulla è impossibile, ma fare un 15 su 15 visto l'andazzo del Napoli di quest'anno fino ad oggi è abbastanza improbabile. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli, ci vediamo domani nell'immediato post partita live, reazioni a caldo, e vi auguro una buona Serie A tutti. Ciao.